Stiamo andando a trovare l'esatto punto in cui si trovano le uova per mettere in sicurezza questa covata, apporre una rete antipredazione, prendere dei riferimenti sulla duna per non perdere il punto esatto in cui si trova l'intera covata, e poi fra 45-50 giorni attenderemo l'emersione dei piccoli, che in questa spiaggia avviene in maniera del tutto naturale. Ma già uno c'è. Sì. Ci occupiamo con l'associazione della parte terrestre di vita della tartaruga marina, ovvero legata alla nidificazione. Troviamo i nidi, li mettiamo in sicurezza e garantiamo un maggior numero di piccoli al mare. La camera, diciamo che ha dimensioni che vanno da una profondità massima di 50 cm. Le uova superficiali stanno dai 25 ai 30 cm. Adesso prendiamo subito. Sì, vedi? La forma è perfetta, è proprio una pallina ping pong. Quindi noi tutte le mattine alle 5 di mattina ci alziamo e percorriamo lunghi tratti di costa alla ricerca proprio delle tracce di emersione che la femmina lascia quando va a deporre il nido. L'attività è un'attività complessa e, se vogliamo, anche faticosa. Nessuna traccia di emersione rilevata. Adesso andiamo più a nord. Su 40 km di costa lo si fa, in quest'area lo si fa attivamente, facendo un monitoraggio dell'arenile a piedi o in bici elettrica, o in alcune situazioni anche con il drone. E la nostra idea, un po', se posso spaziare, è quella di creare un'associazione che possa generare un turismo ecosostenibile, cioè far scoprire alle persone questa meraviglia della natura che è la caretta, che in realtà è anche la nostra costa, e che possa determinare un guadagno per noi. Logicamente dobbiamo anche andare avanti, ma facendo questo si crea maggiore sensibilizzazione. Più persone vengono, più turisti vengono, più si ha idea della tartaruga marina, e per sapere la tartaruga marina in Italia e nelle altre parti del mondo bisogna creare sensibilizzazione, così chi è venuto a conoscenza di un nido, di piccoli in schiusa, può comunicarlo agli enti di competenza. Qua la riproduzione è un diorama che rappresenta la nidificazione di una caretta, serve per spiegarlo ai bambini, per far vedere la traccia e le problematiche. Qua ci sono le tracce dei fuoristrada, ad esempio i falò, ma ancora peggio è la spazzatura, come per esempio i copertoni e l'immondizia che si trova sulla spiaggia. Abbiamo deciso di organizzarlo, di recintarlo per la fruizione, per organizzare poi la fruizione pubblica ad agosto. Quindi l'abbiamo trovato come abbiamo fatto ieri, nello stesso modo, e poi abbiamo messo il recinto con un cartello, e sul cartello è spiegato che c'è un nido, c'è il numero di telefono per chi è interessato sì, chiedere informazioni o per segnalare eventuali problemi. Poi quando rendi il nido pubblico non puoi neanche, devi dare attenzione anche al recinto, perché non puoi poi lasciarlo così e la gente pensa che è una cosa trascurata, no? Quindi devi venire, devi parlare con le persone che sono in spiaggia, devi cambiare i nastri quando serve. Fare quello che noi facciamo senza spiegarlo alle persone non ha molto senso, anche perché è un animale che noi da soli non possiamo salvare, ci serve aiuto, e quando dico aiuto non intendo solo aiuto economico, ma ci serve proprio un aiuto, ci serve che le persone capiscano quello che noi facciamo, perché così ci possono aiutare a farlo sempre meglio. Però ecco, c'è da pattugliare regolarmente e giornalmente determinati tratti di spiaggia, anche abbastanza estesi, al mattino presto, senza non poco fatica fisica. Ci sono tanti motivi per cui io faccio quello che faccio. Il primo è la passione, perché senza una passione non si può fare una vita, non si può condurre una vita come questa qua. Non si sacrificano le estati, non si sacrifica la famiglia, non si sacrificano gli amici, non si sacrifica la propria vita. Poi lo faccio per la specie, perché dopo 10 anni ormai ti affezioni anche all'animale, no? Che stai cercando di salvare, quindi nella speranza che tutti i nostri sforzi consentano a questi animali di sopravvivere. E poi lo faccio, e questo è un obiettivo un po' alto, e non so se lo raggiungeremo mai,
e forse perché sono molto legata alla mia terra. E allora quando uno parla di Calabria parla della Salerno-Reggio che non è finita e parla dell''ndrangheta. E vorrei che un giorno qualcuno parlando di Calabria parlasse anche di tartarughe marine. Cioè vorrei che potesse diventare un qualcosa di positivo di cui parlare quando si parla della mia terra.